Stop. Ciao, stavo facendo una cosa che non faccio mai, cioè studiare utilizzando un'app. Questa app si chiama iRealB. Io non uso mai delle basi o dei play-alongs per studiare, però ho voluto provare oggi a fare un'eccezione e dopo aver provato quest'app voglio dirti sinceramente cosa ne penso, quali credo possano essere i pro e quali credo possano essere i contro. Ma intanto sigla. Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Se è la prima volta che capiti qui, voglio dirti molto brevemente che questo è un canale italiano dedicato al sax ed al jazz. Gli argomenti possono essere vari, non so, modi di studiare, armonia, tecnica, dischi che sto ascoltando, soli che sto trascrivendo, insomma varie cose che possono riguardare la sfera del sax e del jazz. Se vuoi sostenere questo canale, se ti piace questo canale e se vuoi essere aggiornato sui prossimi video, puoi farlo iscrivendoti. Allora, oggi parliamo di iRealB. Io non uso mai dei play-alongs o delle basi per studiare, però ne ho già parlato in un altro video, ti lascio il link qui a destra, Cherokee and Play-alongs. Ci tengo a precisare innanzitutto che non ho nessun tipo di partnership, endorsement, affiliazione, sponsor, insomma non ho nessun tipo di rapporto con quest'app, l'ho regolarmente acquistata come voi, quindi posso parlarne sinceramente. Allora, quest'app diciamo che secondo me si divide in due parti. Adesso ti faccio vedere rapidamente, ma credo che ormai la conoscano tutti. Comunque, hai riconosciuto il pezzo che stavo suonando all'inizio del video? Adesso vedrai che brano era. Lazy Bird di Coltrane. Allora, si divide in due aspetti, diciamo, quest'app. Un aspetto è questo, cioè è una chart, ti dà una chart di accordi. Questo secondo me, te lo dico subito, credo sia la parte migliore. Comunque io non studio mai gli standards da real book, insomma ormai all'inizio ovviamente l'ho fatto come tutti, però ormai sono anni che preferisco tirarli giù dai dischi, semmai uso real book successivamente per controllare, poi a volte si trovano anche brutte sorprese, a volte ci sono anche errori nei real books, ma questo insomma si sa. E però questa cosa qui secondo me è buona di quest'app, soprattutto è buono il fatto che ce l'hai in un telefono, non è un computer, qualcosa che devi accendere, quindi se al volo ti serve magari trovare gli accordi di un brano, se hai dei dubbi su un brano, in questo caso non è male e soprattutto è anche interessante la possibilità che tu puoi fare delle tue chart, quindi non so, ad esempio se decidi di riarmonizzare un brano o anche se scrivi brani tuoi come faccio anch'io, e magari puoi semplicemente mandare al volo a un tuo amico una chart di accordi per dire guarda questo è il giro su cui stiamo lavorando, non so, qualcosa del genere, puoi anche farlo dal cellulare, sia spedendolo con un'email sia spedendolo con WhatsApp, insomma. Quindi questa è una cosa buona, quindi funziona come fosse una chart virtuale di accordi. La cosa meno buona è questa, adesso ti faccio sentire, nel video all'inizio io stavo suonando volutamente con questa funzione che è una funzione mixer in cui ho levato la batteria. Adesso vi faccio capire perché. Rinserisco la batteria. Sentite che swing! Mamma mia! Allora, questo è un po' il tasto dolente, cioè il modo in cui swinga quest'app, questo cyber batterista, mi concedete questa espressione,
questo batterista virtuale è assolutamente deplorevole. Cioè non potete swingare con uno sotto che vi fa tin, 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 tin. Io vi dico la verità, non ci riesco. Ho provato prima di registrare il video a Mutolendo il batterista, avevo fatto una take con la batteria, era terribile. Cioè mi leva proprio le idee, non riesco, mi distrae, non ci riesco sinceramente. Quindi secondo me è molto meglio usarla così, cioè qui c'è un mixer dove voi potete escludere o escludere, ovviamente abbassare e alzare appunto come fosse un vero e proprio mixer i vari strumenti. Quindi io lo uso con la batteria a zero, così. Certo. Quindi secondo me la cosa peggiore non è tanto il discorso di avere dei suoni un po' bruttini, mo senza offesa, però massimo rispetto per Arial B. Comunque ragazzi, cioè in un cellulare avete una tonnellata di brani che potete con chart da condividere con altri amici. Tra l'altro la cosa molto interessante è vero che da un punto di vista diciamo del realismo, confrontandolo con altri play-alongs tipo gli Ebersold o Ebersold come li chiamiamo in italiano, però in realtà Ebersold loro dicono, sicuramente gli Ebersold sono molto più realistici, swingano molto di più, sono un'altra cosa perché sono suonati da persone vere, però se vogliamo l'aspetto positivo di quest'app è che tu puoi rallentare un brano e soprattutto una cosa che non è male secondo me è che puoi loopare una regione, quindi puoi dire non so mi esercito solo sulla A, mi esercito solo sulla B, quindi secondo me se la prendi in questo modo si può usare, però non ci si può swingare insieme. Poi, ripeto, io non uso le app per studiare, insomma, non sono una cosa che amo fare, che non è una cosa che amo fare, anche se in passato l'ho fatto. L'importante è non abusarne. Quindi diciamo che l'aspetto positivo è che puoi condividere le chart, l'altro aspetto sicuramente positivo è che puoi loopare una regione del brano e poi volendo anche cambiare tonalità. Questo è interessante perché potresti studiarti un brano in tutte le tonalità che vuoi. Quindi l'aspetto negativo è lo swing, diciamo, deplorevole appunto, come ho detto prima, del batterista. Poi qui ci sono una serie anche di cose, effettivamente ci sono una serie di groove. Se tu ad esempio metti, ad esempio adesso metto Bossa Nova, vediamo com'è. Allora, qua secondo me la situazione è capovolta. Qua la situazione è capovolta nel senso che essendo la bossa chiaramente avendo un groove più dritto, il fintume, diciamo così, del batterista è meno evidente che nello swing. Però la cosa terribile, la cosa terribile è il comping di questo cyber pianista stavolta, che diciamo è aberrante. Prima peccava un po' il batterista, mo pecca un po' il pianista. Quindi io vi consiglio sinceramente, io questo lo suonerei così, leverei il piano a questo punto. Fare così. Eccetera. Stop. Vedete, qui potete scegliere diversi groove. Vi consiglio quindi con la funzione mixer di togliere lo strumento più terribile dei tre. Su alcuni groove pecca il batterista, su alcuni pecca di più il comping del pianista. Quindi secondo me potete limitare i danni in quel modo. Qua c'è una cosa. Oh santo Dio, glam funk. Assolutamente virtual funk. Oddio ragazzi, ho paura. Sto per azionare il groove virtual funk. Potrei morire in diretta. Vediamo un po' com'è. Mai sentito, Sto provando adesso.
affascinante al tempo stesso. No, ci devo suonare. Ho paura di andare all'inferno dopo questo esperimento. Ho appena finito il video, subito mi metto un bel disco di Dexter mentre torno via verso casa in macchina per disintossicarmi. Che ne pensi tu, Dexter, di questa app? Grazie per aver visto il video, magari nei commenti fammi sapere anche tu che ne pensi e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!